Proteggere, conservare, fruire e promuovere. Questo è quello che scopriremo con il convegno di AXA Art and Lifestyle, che fa il punto su come la tecnologia digitale può supportare il mondo dell'arte. La tecnologia digitale è sempre più al servizio dell'arte. Numerosi gli utilizzi per tutti gli operatori del settore. AXA XL Art and Lifestyle, leader nella protezione delle opere d'arte da oltre 50 anni, ha deciso nella settimana della Milano Art Week di riunire i professionisti che oggi in Italia stanno dando vita a un cambiamento nel mondo dell'arte e del design. Arriva a Milano l'AXA Art Tech and Lifestyle Talk. Proteggere, conservare, fruire e promuovere nell'era digitale. Parole chiave che accompagnano il cambiamento e che faranno da guida per comprendere fino in fondo il legame sempre più forte che si è creato tra tecnologia digitale e il mondo dell'arte. Il talk, promosso da AXA XL Art and Lifestyle, vede al centro dell'attenzione il mondo dell'arte e del collezionismo, tipicamente caratterizzato da una forte componente di passione, emozioni e razionalità. L'attenzione si focalizza prima sul tema della protezione. Fondamentalmente, nella salvaguardia di un bene d'arte o di una collezione, il collezionista più attento è portato a proteggere la propria raccolta d'arte. Ma quali e quanti sono i rischi da valutare in un territorio come l'Italia, paese morfologicamente fragile? Sono tre i principali fattori da tenere in considerazione. Il primo è l'ambiente esterno, tutto quello che ci circonda. Il secondo è il contenitore, quindi il luogo che ospita la collezione d'arte. Ed infine il contenuto, quindi la tipologia del bene. Ad analizzare questi fattori e valutare le possibili soluzioni sarà Italo Carli, direttore generale di AXA Art Italia, il quale presenterà l'innovativa app da poco sviluppata e finalizzata alla risk analysis, in grado di fornire un report con indicazioni precise sui livelli di rischio e sulle priorità di intervento, con l'obiettivo di ridurre al minimo i sinistri in caso di incidenti, quindi i danni sulla collezione. La protezione di un asset e dei singoli beni va di pari passo con la conservazione. La tematica della conservazione permette di sviluppare e analizzare ad ampio raggio tutto ciò che è necessario compiere per conservare la propria raccolta d'arte. Di primaria importanza è la gestione delle singole opere, con particolare attenzione al corredo documentale dell'intera collezione, del certificato di autenticità, dei condition report, perfino fino allo storico dell'intera collezione a supporto della provenance. Senza tutto questo è impensabile salvaguardare, proteggere e valorizzare una collezione d'arte. Tuttavia, in un mondo dell'arte che è sempre rimasto molto fedele a una raccolta di dati di tipo cartacea, quindi fisica, oggi si sente l'esigenza di vivere la rivoluzione digitale. Per questo sono nati strumenti a supporto di artisti, galleristi e collezionisti con lo scopo di digitalizzare l'intera industria artistica e di creare archivi di dati consultabili, implementabili ed esportabili facilmente, ma non solo. A fare il punto della situazione i due operatori dell'era digitale. Artshell, software per la gestione digitale delle opere d'arte, ideata dall'italiano Bernabò Visconti, e dall'altro lato ArtRights, piattaforma di art business solution per la gestione e la certificazione delle opere d'arte, con tecnologia blockchain, a supporto di artisti, collezionisti, gallerie, musei e archivi. Di questo parlerò io e vi porterò l'esempio di come la tecnologia possa in qualche modo supportare il lavoro quotidiano degli operatori di settore. Vedremo l'importanza o meno della blockchain, la sua relativa applicazione al mondo dell'arte, quali sono gli scenari, se questa è effettivamente pronta a dar supporto o meno alle problematiche quotidiane di una gestione di una collezione, sia essa corporate o privata, e in che modo la blockchain o meno possa creare davvero una rivoluzione nel mondo dell'arte. Di questo parlerò io in occasione di questo incontro. Ed ora che abbiamo tutta la documentazione corretta, la qualità delle opere, comprovata da così tanti elementi, non può che essere punto cruciale per la loro e per la sua valorizzazione. A seguire un focus sulla fruizione delle opere museali, in alcuni casi impedito per la loro stessa protezione e perché in qualche modo dichiarate inamovibili per il prestito. Anche in questo caso la tecnologia e l'era digitale viene in soccorso e in aiuto. Una soluzione sarà presentata da Luca Renzi, founder della startup Cinello. Riproduce con altissima tecnologia dipinti inamovibili dei più celebri musei e dei più importanti artisti, trasformandoli in DAW, Digital Artworks, copie degli originali fruibili in tutto il mondo.
La cosa più interessante è che la tecnologia supporta anche l'economicità del museo, dando alla struttura museale una royalty sul venduto, al fine di poter proseguire nell'attività di promozione, conservazione e valorizzazione dei grandi capolavori. Protezione, conservazione e fruizione, a seguire promozione dell'arte e del design. Anche in questo campo l'Italia è forte e a sostegno sono nate iniziative digitali di aggregazione delle eccellenze del design dell'artigianato, come quella che verrà presentata da Roberto Ferrari della startup designitaly.com. Tanti gli operatori e professionisti che parteciperanno al primo AXA Art Tech e Lifestyle per fare il punto sul cambiamento del mondo dell'arte e di come la tecnologia possa supportare questo cambiamento. Io ci sarò, e tu che cosa aspetti?